Sì, no, manca qualcosa. Cioè cosa? Tutte le beghe con i giornalisti e le attività. Sei d'accordo sul fatto che nel weekend di lavoro le sessioni di lavoro in sostanza sono quattro, cioè trovare il setup della moto, fare l'attacco al tempo, la sprint e la gara. Sì, sì, no, manca qualcosa. Cioè cosa? Tutte le beghe con i giornalisti e le attività nuove da fare durante il weekend, che sono molte di più. Va bene. Però diciamo che se vogliamo dare un voto alla tua stagione, diamolo solo su quelle quattro cose lì, fino ad ora. Va bene. Eh, Setup della moto, da 1 a 10. 7, 7. Attacco al tempo, cioè qualifiche. 7, anche lì. Sprint, Sprint 6, 6. Vabbè, sulle gare penso che il voto sarà più alto, però. dai, tra il 7 e l'8. Tra il 7 e l'8. Cavolo, è difficile la media. Allora 7, 7, 14, 6, 20. Viene, diciamo, all'incirca sul 7 e 7 più, diciamo. Quindi il voto che ti dai per la stagione è 7 più. Io avrei pensato a un voto più alto. In realtà è 7 meno perché 6,94 e qualcosa. L'avevo detto che era un conto un po' difficile. Però allora diciamo che sul setting ci sono stati dei weekend dove ho fatto un lavoro quasi perfetto, mentre altri weekend dove non siamo mai riusciti a trovare quello che avrei voluto, ecco. Quindi quello ha abbassato un po' il voto, diciamo. E in qualifica ho dato 7 perché rispetto all'anno scorso è stato un miglioramento incredibile, però comunque anche quest'anno ci sono stati dei weekend dove non è che ho brillato in qualifica, che poi sono stati gli stessi dove magari col setting non ero riuscito a essere perfetto. Ecco. Le sprint, soprattutto le prime, non sono mai stato fortissimo, poi dopo mi sono andato a sistemare, adesso sto andando meglio. E le gare invece sono abbastanza contento perché per le gare sono sempre stato un po' più performante sulla lunga distanza. Ecco. Amici del Motofestival, questa è l'introduzione e lui è Marco Bezzecchi, uno dei migliori piloti del mondo e della MotoGP. Non so se hai visto che Ciabatti ha rilasciato un'intervista a Zam in questi giorni in cui tra le tante cose che ha detto anche che nell'offerta che vi aveva fatto per andare in Pramac c'era anche la possibilità di portare il tuo capotecnico Flamigni, giusto? Con te. Non l'ho letta questa intervista, però Ok, ok. non so bene se ci fosse stata la possibilità. Ok, ok, ecco, va bene. Però la parola che ti chiedo in questo caso è appunto fedeltà, perché la tua è stata una scelta di fedeltà. Ah, vabbè, per me è stata una scelta non facile, ovviamente, perché il pacchetto che mi proponeva Ducati nel team Pramac era un pacchetto alla fine super competitivo, non che quello che ho adesso non lo sia, ovviamente, però si trattava di una moto ufficiale e quindi sarebbe stato già forse un po' diverso. Però quello che mi ha fatto soprattutto pensare è che comunque portare Matteo non era una certezza, comunque forse c'era la possibilità, ma forse no. E avrei dovuto ricostruire tutti i rapporti con tutti, dove comunque in un momento dove secondo me è importante cercare di performare al massimo da subito. E in più qui nel team di Vale, oltre vabbè, al supporto dell'Academy che è sempre fantastico e negli ultimi anni è migliorato tantissimo. Questo è un team che è stato costruito praticamente, la mia squadra è stata fatta su di me. Eh, Tutte le persone che sono state prese apposta perché pensate per me, diciamo. E questo mi ha fatto subito star bene, avere un rapporto fighissimo con tutti e una mentalità non facile da ritrovare in poco tempo nel caso avessi dovuto cambiare squadra. Questo è stato quello che mi ha fatto titubare un po' di più per la scelta. E, poi comunque una cosa che mi ha aiutato è stato che comunque ho visto che quest'anno anche con la moto, nonostante che sia un anno più vecchia, sono riuscito tante volte ad andare anche forte. Ovviamente, sai, la moto ufficiale è la moto ufficiale, però
non so se avrei potuto ricostruire tutto questo che ti ho appena descritto in poco tempo e se fossi riuscito a essere subito veloce, nonostante la moto, perché non sempre la moto fa tutto. Eh, quindi questa è stata la mia decisione. Ecco, se io dovessi prendere due immagini di questa stagione tua, prenderei da una parte la vittoria in India, che penso sia stato il capolavoro assoluto, perché dove tutti partivano da zero, tu hai dato 8 secondi e mezzo al secondo, tu e la tua squadra. E dall'altra, l'altra foto che prenderei è quella che avete fatto, non mi ricordo dove eri, quando sei arrivato col viaggio tutto notturno, quando te dormivi e tutti erano lì accanto che dovevano Ah, in Indonesia, è in sì. Indonesia. Però ti chiedo, qual è l'importanza di averci questa squadra e di averci come capotecnico Matteo, che insomma anche sulla vittoria in India ha detto che ha studiato tutta la notte. Che rapporto avete? Beh, vabbè, io e Matteo abbiamo un bellissimo rapporto, lui è una persona fantastica, oltre che un grandissimo lavoratore, è proprio una brava persona con cui mi ci sono trovato bene da subito, da quando l'ho conosciuto nel 2018, che ancora lavorava con Vale, e è sempre stato molto gentile con me, ha sempre avuto delle belle parole da dirmi e se si sentiva di dovermi dare un consiglio, anche quando non lavoravamo insieme, l'ha sempre fatto quelle volte che l'ho visto e poi dopo lavorarci insieme, lui comunque ha tanta esperienza, ma non è da dimenticare il fatto che comunque anche lui ha cambiato lavoro quando sono arrivato io, cioè è diventato un capotecnico, quindi è stato un po' esordiente anche lui, ma è cresciuto molto più rapidamente di me e questo mi ha dato un boost di confidenza in lui perché dai, ho visto che oltre che ci tiene tantissimo, che ha imparato, pur di darmi tutto quello che poteva, ha imparato veramente in poco tempo a fare tante cose che non sono facilissime da fare. E la squadra ovviamente è composta da persone fantastiche, con molte persone ho rapporti da tanti anni perché comunque sono sempre stati parte, diciamo, dell'orbita VR46, quindi tra Academy o comunque team Moto 2 e quindi io ho costruito un rapporto con loro che è difficile da appunto ricreare in poco tempo con altri. Ma a partire, vabbè, ovviamente dalla mia squadra, proprio i miei meccanici, i miei ragazzi, ma anche la dirigenza o comunque la parte organizzativa e la LAL e in generale tutti, sono tutti, ci sono molto affezionato ecco, a tutti e mi dispiacerebbe abbandonarli. Ecco. Sì, Lalla, che ringraziamo anche per la disponibilità per questa intervista. Facendo un attimo un passo indietro e andando alla Moto 2, alla Moto 3, al tuo percorso lì, tu sei stato tutte e due le volte terzo del mondiale, ma sei andato più vicino a vincerlo, penso, quando eri in Moto 3, perché poi in Moto 2, insomma, c'erano anche Gardner e Raul Fernandez che con quelle moto andavano fortissimo, poi in MotoGP le cose si sono un po' ribaltate. È giusta questa visione in Moto 3? Eri vicino alla vittoria del mondiale, poi alle ultime gare è successo quel che è successo. Sì, in Moto 3 secondo me è stata più una lotta più a stretto contatto, diciamo. In Moto 2, come hai detto te, invece, fino a un certo punto della stagione non ero lontanissimo, poi dopo invece ho perso ho preso un po' di distacco e diciamo che non è stata proprio una vera e propria lotta, sono stato più lontano, ecco. Quindi sì, è giusta questa Sì, sei visione. stato il primo con le moto normali, perché loro due avevano delle moto che andavano troppo di più delle altre. Tolti loro due avresti vinto il mondiale. E l'altra cosa che ti chiedo è, tutti si parla del fatto che riuscite a correre con con la clavicola operata da poco, ma è un'altra domanda che ti faccio io, ma quando siete in quelle condizioni lì, al di là di riuscire a stare in moto, ma riuscite anche a dormire oppure ci vogliono antidolorifici oppure dormite anche poco, male, eccetera? Allora, innanzitutto, vabbè, è una cosa che non è facilissima correre dopo così poco tempo. Purtroppo quando ci si fa male è sempre una bega e diventa tutto un po' più difficile, ovviamente, andare in moto e anche, come hai detto te, dormire, fare qualsiasi cosa perché il dolore c'è sempre. Poi comunque quando cerchi di tornare di fretta
non dai tempo al tuo corpo di recuperare come dovrebbe, quindi il male è sempre presente anche quando dormi o anche quando non vai in moto, ecco. L'ultima cosa che ti chiedo e poi chiudiamo, insomma, il tuo impatto in MotoGP è stato devastante. L'anno scorso sei stato rookie dell'anno, una pole, un podio e quest'anno hai vinto delle gare, sei stato terzo nel mondiale, eccetera. Come si fa a migliorare per il 2024? Beh, adesso diciamo che sono stati 2 anni belli, ovviamente adesso quest'anno ancora manca qualcosa, però cerchiamo di portare a termine nel migliore dei modi il lavoro. Però beh, ci sono tantissime cose dove bisogna migliorare, non si smette mai di imparare ovviamente, e in primis nella velocità, nel metodo di lavoro, lì c'è sempre, veramente sempre da imparare dai più forti, ma anche solamente dalle esperienze di vita che hai durante la stagione, ma poi anche nelle situazioni che possono essere magari fuori dalla pista, cercare di maturare sempre, cercare di lavorare sempre più tranquilli, lavorare sempre meglio e cercare di focalizzare tutte le energie sull'andare in moto e su fare bene. Grazie, Bez. Bella, grazie a voi. Ciao. Ciao.